Buongiorno amici del canale! Ho questa bellissima scrivania piccolina, perfetta per un angolo della mia casa, su cui voglio ricreare una tecnica vista nell'ultima diretta con il mio amico di Freaklex Design. Mi ha fatto ragionare su quanto fosse bella questa tecnica di accostare i colori miscelandoli, acquerellandoli, anche su superfici di legno grezzo. Noi nella diretta abbiamo usato i suoi colori, miscelati ai miei colori, su una base chiara, neutra, clear sand. Invece qui farò questa tecnica sulla base in legno, perché questa scrivania ha questo bellissimo piano crepato, ma a me non importa, in legno massello. Quindi sotto colorerò con un bellissimo colore Magic Paint Elisir e sopra faremo una sfumatura di verdi acquerellati e un bellissimo stencil. Parto colorando le gambe, si parte sempre così, con sedie, tavolini, scrivanie, gambe all'aria, così siete più precisi e colorate meglio senza fare colature e gocce. Utilizzerò un pennello Elizabeth, un pennello perfetto perché mi lascia una venatura se la voglio, non me la lascia se non voglio, ma le setole lunghe affilate vanno proprio nei dettagli, anche dove comunque il legno è un po' più usurato e grezzo. Do una prima mano sulla struttura con l'Elisir perché voglio una tonalità chiara, leggera sulla base. Poi sul piano superiore giocherò poi con altre tonalità. Quindi carichiamo bene il pennello in modo che lo spessore delle setole dell'Elizabeth catturino tutta la tinta che serve, scoliamo delicatamente, tratteniamo colore solo al centro del pennello e via. Guardate che coprenza ha l'Elisir in prima mano. Cercherò di fare tutto ciò che si vede, ma non andrò a lavorare nella parte interna. Voglio che le parti in legno antiche siano lì, ferme, non voglio tingerle. Ora rimetto il cassettino, giro la mia scrivania al contrario e controllo se ho fatto tutti i punti bene in prima mano. Tolgo i difetti e poi non darò una vera e propria seconda mano, ma giusto qualche ritocco. Questi sono i pro di utilizzare la pittura pura, perché con colori così coprenti non devi dare due mani, dai una mano totale e poi qualche ritocco tono su tono.
Prepariamo le nostre basi per fare il piano. Sarà un po' differente da quello che avete visto nella diretta, perché io avendo una base scura legnosa avrò comunque bisogno di altre tonalità. Non utilizzerò la base chiara, quindi non metto una base bianca Clear Sand, ma vado direttamente in miscela con il mio Elisir Royal Green e Lucky Forest, il verde più intenso. Parto mettendo direttamente un po' di acqua nel contenitore. Preparo già i miei vasettini. In questi vasettini ci sono 2 dita di acqua, 1,5 dito di acqua. È molto facile, non dovete prendere bilance, nulla di niente. Sporco il mio cucchiaino con un po' di elisir, glielo metto qui, giro e crea un'acqua sporca, vedete? È proprio un'acqua verdina. Lo facciamo anche con il Royal Green. Ovviamente si deve vedere la differenza, quindi ne metterò un po' di più. Magari ora non lo vedete molto perché è dura, non nell'acqua tanto diluita, far vedere la differenza di un colore, ma vi assicuro che nel momento in cui quest'acqua poi viene miscelata e viene stesa sulla superficie, si vede che questo verde è leggermente più denso, più scuro, più profondo. E io ne metto ancora un pochino. Vedete che il costo per realizzare questa tecnica è veramente irrisorio, cioè stiamo usando 2 cucchiaini di colore, quindi va proprio bene per far fuori i fondini che avete nell'armadio di Magic Paint. Lo faccio anche con il Lucky Forest, il mio verde più intenso. Ovviamente qui darà un po' più di soddisfazione e ci vado piano, perché ovviamente macchierà di più, sarà un'acqua più colorata. Possiamo proprio tranquillamente poi stendere le nostre chiazze di colore col cucchiaino. Partirò ovviamente con il colore più chiaro e andrò a scurire con il Lucky Forest. Partiamo con le prime gocce di colore. Molto rilassati, non vi preoccupate, perché tanto tutto quello che viene fatto può anche essere cancellato con una spugna umida se non vi dovesse mai piacere nel frattempo che è bagnata la pittura. E col cucchiaino faccio come mi ha insegnato il mio amico Alex. Quindi macchia la superficie. Ovviamente dovete ricordare che nel frattempo il legno sta bevendo un pochino, quindi la chiazza avrà un inizio, da dove parte ci sarà un inizio. E poi con il phon andrò a creare un pelino di magia. Però diciamo che la base più chiara è forse quella che voglio vedere di più, anche perché si omogeneizza le gambe. Quindi metto parecchio elisir alla base con l'acquerelatura. Lo finisco praticamente tutto e via. Secondo colore, goccioline di Royal Green, e già potete notare che si vede la differenza, anche se è minima all'occhio. Qui, quando poi si miscela, si vede come. Non dovete avere paura. Se avete paura, dovete partire con un supporto di cui non vi importa nulla, quindi magari una tavoletta di legno. Fate sempre i test su supporti che non sono quelli magari finali. Lucky Forest, ne metto poche gocce perché si fa sempre in tempo ad aumentare. Ovviamente lui è il più scuro, è il più importante e non voglio che dia fastidio. Quindi se lo trovo poi magari poco, lo posso sempre aggiungere in un secondo momento, non capite nulla. Phon, aria calda e partiamo con la magia.
ora che è una base acquerellata abbastanza media, do qualche mia leggera goccia per aiutare l'acquerellatura. Ricordate che ovviamente io ho una base assorbente perché è legno grezzo e quindi il risultato non sarà definitivo fino alla fine, fin quando tutto sarà asciutto. Dovete immaginarvelo. Un po' qui. Qualche goccia scura, molto diluita ovviamente, che aiuti il gioco. Le mie ultime chiazze di colore stanno asciugando e le voglio far asciugare delicatamente da sole senza forzarle con il phon, perché voglio che si stabilizzi la goccia in quel punto. Ma se voi volete rendere leggermente più morbido, no? il centro del mobile rispetto al mobile in sé e volete unire la struttura al colore che avete creato sopra, prendete semplicemente la base di Elisir, mettete un po' di acqua, fate pochissimo colore molto diluito e lo usate solo per picchiettare, in questo modo. Andate proprio a sfumare la base superiore, che ha le sfumature di acquerellatura, alla struttura. Però occhio, vi tenete vicino un panettino in microfibra, lo faccio io, e poi tamponate. Quindi aiutate l'asciugatura. Deve sembrare quasi una cosa voluta dal tempo, vedete? Ovviamente non si deve andare a togliere la sfumatura, ed è il bello che non siano uguali, che siano tutte differenti, come in questo caso, vedete? Tac, io le miscelo, le lascio che si mischino. Se vedete che si è asciugato, lo rinumidite e lo rifate, come in questo punto. E andate a creare proprio una morbidezza. Quindi fondete l'acquerellatura fatta con il phon dall'acquerellatura fatta con il pennello e il panno. Solo quando i colori stanno asciugando li vedete veramente bene nella loro integrità, quindi dovete avere pazienza. L'asciugatura da sola è pazzesca, cambia tutto. Anche qui, in questo punto, non voglio modificarlo troppo perché mi piace, qua si vede il legno, però voglio mischiare la base al piano. Sembra una bambina a scuola, ma vi assicuro che non è così. Anche se questa scrivania è molto 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 comoda. Ho preso il mio rococò, stupendo, fantastico, e lo sto girando bene bene con un legnetto, perché utilizzerò rococò
per realizzare questo stencil un pochino anticato, quindi non perfetto, su questa superficie. Lo voglio realizzare prima di fare il decapé, perché poi con il decapé andrò a usurare e anticare anche il mio stencil. Voglio che sia proprio un qualcosa di leggero, vissuto, molto molto impalpabile. Quindi ricordatevi sempre che il mio rococò non va mai diluito, va girato molto bene e va utilizzato con parsimonia quando si fanno gli stencil, perché non deve colare sotto. Serve assolutamente il tamponcino, il pennello tamponcino che se da 8 o da 12 vedete voi, e un cartoncino su cui scaricare eventualmente la pittura in eccesso. Un pezzettino di carta, di nastro carta. Io ho già fatto il centro perché farò uno stencil qui e uno stencil che andrà in là, dove finisce finisce, se esce ancora meglio perché sembrerà una continuazione, e dall'altra parte uguale. Ma non voglio fare uno stencil troppo preciso. Ho già fatto la metà, quindi ho già messo i segnettini nella matita per dopo. Che vuol dire che Elisa non vuole fare uno stencil preciso? Non voglio la perfezione, voglio far sì che sembri quasi sbavato, usurato dal tempo. Quindi intingo. Sapete che il rococò e comunque i metallici Magic Paint sono veramente tanto pigmentati e coprenti. Quindi l'ABC è scaricare il più possibile il tamponcino sul cartoncino o comunque su un qualche cosa. Dopodiché potete fare o questo, o se avete il tamponcino appunto come vedete molto scarico, fate quasi un vedo non vedo, non perfetto, guardate, leggero. Questo è bellissimo anche realizzato su delle pareti. Provate, se volete fare una nicchia o un qualche cosa dove comunque il rococò e nello stencil si noti ma che non sia troppo netto, è una bellissima tecnica. Vedete? Io in alcuni punti lascio che si intraveda il colore che c'è sotto. In certi punti c'è il legno, in altri c'è l'acquarellatura fatta con i nostri verdi. Sbirciamo un attimino e guardate qui. Vedete? È quasi un vedo non vedo. Continuiamo. Vedete, solo quando macchia poco, quando decora poco, si può trascinare in questo modo il pennello, altrimenti meglio non rischiare, perché vi colerà dappertutto e farà una chiazza bruttissima. Vedete, non ho più preso colore, sto ancora utilizzando ciò che è rimasto intrappolato nelle mie setole. Ed ecco qui. Ora sfrutto i segni che ho messo prima e continuo. Scarichiamo bene prima, quando il tamponcino è pieno, picchiettando, e poi lavoriamo la superficie accarezzando. Ed ecco qua. È arrivato il momento adesso di anticare il tutto, quindi carta vetro delicatamente e vado a togliere gli eccessi in cui non amo che sia coperto il colore, quindi faccio uscire un po' di legno. Scalderà e renderà il tutto più vissuto. Prima di procedere col decapè ho preso 2 gocce di colore Lucky Forest, quindi più scuro, per dare un leggero effetto anticato con la tecnica della moscatura. Quindi pochissimo colore, una punta di cucchiaino in cui ho messo un'altra punta di cucchiaino di acqua. Lo faccio solo per dare qualche goccia in alcuni punti. Ora
scarico ancora di più, tolgo tutto il colore in eccesso, asciugo bene il pennello e faccio così. In questo modo avrò goccine più piccole, poche, quasi invisibili, ma ci sono. Loro sono quelle che danno profondità. Lo facciamo anche con un colore più chiaro per dare ancora più profondità. Ho preso il clear sand e l'ho diluito esattamente come Lucky Forest. Se volete che le goccioline sembrino più vintage, prendete un pannettino umido e alleggerite così. In questo modo le goccioline avranno meno carica colorata e sembreranno ancora più autentiche. Spugne abrasive di 2 grane, una più grezza e una un pelino più fine, e vado ad eliminare gli eccessi di pittura. Voglio che esca fuori un po' di legno perché scalderà e sembrerà più vissuto, così sembra troppo nuovo. Quindi partiamo con la più grezza, andiamoci piano. Ho decapato tutta la superficie. Ovviamente la parte superiore è stato facile decaparla con una spugnettina abrasiva perché i colori erano molto diluiti, la nostra acquarellatura è venuta via facilmente. Quindi mi raccomando, ricordate sempre, quando avete l'acquarellatura partite con una spugna abrasiva fine. Ora un panettino in microfibra molto strizzato, strizzatissimo, prima fate testa ai lati per togliere giusto la polvere. Vedete come i colori diventano più vivi una volta che si toglie la polvere. Ho deciso di mettere sul cassettino questo bellissimo pomello della selezione che trovate su Easy Rome e dai rivenditori Magic Paint, e la marca è The Share and the Cake, la ciliegina sulla torta. Bellissimi questi pomelli. È giusta la misura, è giusta la forma, ma non è giusto il colore, quindi me lo coloro con il mio Lucky Forest e poi do delle sfumature. Sapete che Magic Paint aggrappa su tutto, vero? E ovviamente anche su ferro. Quindi lo coloro, lo asciugo velocissimamente con un phon e avrò il pomello su misura per il mio restyling. Pochissimo elisir, giusto per dare un tocco di colore uguale al mobile, in modo che il pomello sembri proprio fatto apposta per il mio mobile. Parto dal sotto, così calibro il colore. Un leggerissimo dry brush che
sporca, vedete? Esce fuori bene 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 il suo colore e do un po' di tocco di colore chiaro, un po' di bianco. Prendo un goccino Clear Sand, scarico e do un po' di tocco di colore chiaro, un po' di bianco. In 5 minuti ho creato il pomello su misura, quindi ricordate sempre, se non ce l'avete del colore perfetto, fatelo voi. Faccio il buchino nel cassetto, non stucco quello vecchio, tanto si coprirà con questo pomello. Mi raccomando, ricordate, il trapano per fare il buco deve avere la punta da legno con misura 5,5. Io ho già fatto il centro del cassetto. E avvito. Proteggerò il mio pomello con la cera, esattamente come proteggerò tutto il resto del mobile. Stendo su tutta la superficie la mia cera jasmine per proteggere bene la superficie. Ora dovete guardare da vicino, 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 attentamente cosa succede a tutti questi colori che abbiamo comunque miscelato, mischiato, fatto asciugare, risporcato, riasciugato, e guardate che bello che è il risultato finale. Ora che la cera mette in rilievo tutte le sfumature di colore, potete notare il caldo del legno e dello stencil. E poi potete vedere come i vari rigoli di colore hanno macchiato il legno senza coprirlo del tutto. Un piccolo tocco di cera principessa sul mio pomellino per donare un po' di luce e accomunare il tutto. Perché vi faccio vedere a questo punto del restyling la cera principessa? Perché? Perché sarebbe stato perfetto uno stencil anche con la cera principessa. Ricordate che c'è la principessa con un oro più chiaro, la regina un oro più intenso e la marchesa quasi un bronzato. Poi c'è il principe che è argentato. Diciamo che se aveste voluto fare lo stencil con la cera era magari a bassa usura, quindi non una usura elevatissima, quella che si può avere su una scrivania utilizzata giornalmente per il lavoro, per un effetto molto romantico, molto anticato. Dovevate prima stendere la cera trasparente e poi sopra la cera pigmentata, dorata, quindi per ultimo. È un passaggio molto bello perché solitamente si stende o a dito o col pennellino, sì, ma si possono dare dei tratti sfumati in cui sembra veramente molto molto antico lo stencil. Un ottimo spunto, magari provate. Ditemi se questo restyling vi è piaciuto. Ho voluto dimostrarvi che anche una tecnica molto moderna, molto particolare come questa di tingere con colori diluiti spendendo pochissimi soldi, perché oggi ho veramente speso poco come proprio materiale d'acquisto, può essere contemporaneizzata sia in un restyling più classico come questo che in un restyling molto più moderno come quello che avete visto in diretta. Quindi ditemi nei commenti se vi è piaciuto e al prossimo restyling. Ciao!